Ciao ragazzi, oggi voglio presentarvi questo simulatore SpicyTL che poi a tutti gli effetti è un modulo o un adattamento del più famoso LT Spice. Ok, vi dico che è un adattamento perché è in fase di sviluppo, è per certi versi embrionale e pertanto vi sono a volte dei grafici con dei bug, non presentano le unità di misura coerenti con il grafico che vorrebbe rappresentare. C'è un forum dove è in atto questa discussione su questo sviluppo e quindi per chi fosse interessato può fare riferimento a questo forum. Metterò tutti i link in descrizione per quanto riguarda sia il forum e sia dove scaricare eventualmente questo modulo, questo adattamento. Ok? L'installazione si presenterà dopo l'installazione, pardon, con l'avvio del simulatore si presenterà in questo modo, ma è opportuno fare delle precisazioni perché l'installazione non è così, voglio dire, ovvia, ok? Allora, innanzitutto andiamo, questo è il forum che vi dicevo, c'è tutta la discussione in atto e si possono apprendere le ultime novità o aiuti eventualmente, ok? Per chi non avesse installato LT Spice, sulla quale si basa, è opportuno scaricarlo, ok? Si va sul sito dell'Analog Device, nella voce download e si scarica l'ultima versione che è la 26.0.1, ok? Una volta scaricata si avvia l'installazione, è tutto automatico, dovete solo confermare. Dopodiché andiamo su questo sito, ok? Transmissionlinespeakers.com, andiamo a scaricarci la versione 1.7 che è la penultima, vedete che sta la 2.0 che presenta più bug, diciamo è meno stabile, la vedremo, però per questo tutorial ci dedicheremo alla versione 1.7. Clicchiamo su 1.7, andiamo alla voce download, la scaricate, ok? Poi la andate a scompattare mm, nella stessa cartella DLT Spice, ok? Chiudiamo tutto. Una volta poi chiudiamo questo, va? Chiudiamo qua. Vi troverete ovviamente l'icona, il link dell'icona di LT Spice, cliccate, andate alla voce file, quindi la prima qua in alto a sinistra, open o file, e vi andate a puntare nella cartella dove avete scompattato la versione Spice TL 1.7, ok? Quindi doppio clic ed ecco qua, abbiamo caricato Spicy TL versione 1.7.3 per la precisione. Se andiamo già a cliccare, perché è caricato un sistema di default, run, ed ecco qua, vedete? Ora, come si procede in tal senso? Il simulatore, visto che è in fase di sviluppo, è in questa diciamo, fase embrionale, non ha dei campi stabili, ovvero delle finestre dedicate dove poter digitare quanto necessita alla simulazione stessa. Si opera nel rigo della funzione, quindi se si cancella un qualche cosa poi il simulatore va in errore, ok? I cambi o i parametri necessari alla simulazione sono tutti questi che voi vedete qua, ok? Possiamo partire dalla prima voce, ok? Questa, tasto destro, si va sulla voce e si clicca tasto destro. Come sarà analizzato e esposto il grafico, ok? Per ottave, 100 punti
per il dettaglio, estremi di il limite basso della frequenza, quindi gli estremi 15 Hz fino a 5000. Per me no, 6000 è troppo. 5000 ad esempio. Se rilancio la simulazione, ecco qua. Ok. C'era anche altro? No, mi sembra. No, 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 no. Ok. Questo riguarda l'aria, che è la ρ è la resistenza dell'aria, velocità del suono, le perdite. Ehm, Se volete introdurre delle perdite viscostatiche che sono eventualmente particolari per il vostro sistema, potete andare a variare questo parametro. Se non vi sono perdite particolari, non toccate nulla, ok? Se questo valore di 50 ad esempio lo passiamo a 20 e andiamo a simulare, si abbassa. 50, riportiamo. Quindi 50, 40 non presenta perdite particolari, ok? Sotto invece fa riferimento al materiale fonoassorbente che possiamo utilizzare di default. Di default ne porta due, nella nuova versione ce ne sono tre. Foam, che sarebbe la schiuma, il bugnato, quello classico, poi quel a fibre, che può essere l'antivetro, l'antiroccia, tutti quelli, insomma, dove si fa uso di fibre. Il campo più importante da andare a modificare eventualmente è questo dense, che è la densità 30 sono chilogrammi per metro cubo, ok? Poi per quanto riguarda C e K è la loro diciamo risposta alle alte frequenze, quindi come risponde eventualmente su una curva il suo diciamo come si presenta il roll off, cioè come cade. E lo si può apprendere dal documento tecnico che è a corredo del vostro materiale che volete utilizzare, okay? Oppure si va direttamente sul sito del produttore e si va a leggere insomma queste caratteristiche. Si può utilizzare anche un altro sistema e questo ad esempio il sistema 1 di default, si può creare anche un altro sistema o più sistemi mi sembra, e comparare in realtà i due sistemi che adottano due ad esempio due fonoassorbenti diversi o due condizioni diverse, ok? Tanto le presenterà separatamente poi nel grafico, saranno presentate nel grafico. Per quanto riguarda invece i parametri del driver, fanno riferimento ovviamente al driver, al woofer che si vuole utilizzare. Sempre col tasto destro si può modificare, ok? Ad esempio qua potremmo mettere HVB 200, che sotto mettiamo che è del laciare, per dire, per organizzare meglio eventualmente un database, e poi si vanno a compilare sempre col tasto destro ad esempio, vedete, il separatore decimale, il punto, non la virgola, non mettete la virgola se no va in errore, ok? Si va a compilare, si andranno a compilare tutti i campi, ok? Richiesti, e questo ultimo invece riguarda la larghezza della linea 0,20 0,2 metri vuol dire 20 cm, ok? Sempre col tasto destro si può andare a modificare.
Ora, una volta caricare tutti i dati necessari per quanto riguarda il driver e fonoassorbenti e quello dell'area che in linea di massima non va mai toccata, gli altri campi si riferiscono esclusivamente alla linea, ok? Questi blocchi che si possono modificare ovviamente sempre col tasto destro, vedete? Ma possono essere anche sostituiti, ad esempio questo tapered lo potremmo cancellare selezionando questo tastino qua, ad esempio, o lo possiamo ripristinare con quest'altro. Tutti questi comandi ovviamente sono chiari e noti a chi conosce questo simulatore LT Spice, ok? Per tutti riguarda gli altri elettroacustici o acustici, il simulatore insomma gli sarà insomma un pochino ostico perché effettivamente non è dedicato all'acustica o all'elettroacustica, ok? Allora, per quanto riguarda si possono aggiungere questi moduli, ok? Allora cancelliamo questo ad esempio, ok? Andiamo su questo simboletto component, andiamo a selezionare la nostra cartella pertinente all'ATL che è 1.7 abbiamo detto, e se andiamo a cliccare su queste voci ci rappresenta qua in questa finestra anche visivamente cosa riguarda. A noi ci interessa una strange conform, cioè dritta, ok? E la posizione qua, vedete? Tasto sinistro per confermare. Allora, partiamo, configuriamo a volo questo ATL. Ricordo per chi si fosse perso i tutorial sull'ETL che abbiamo visto con RESP e con Georn pure, ci sono dei calcoli, delle impostazioni di base da rispettare. Quali sono? Prendiamo la calcolatrice. Innanzitutto dobbiamo stabilire a quando vogliamo accordare questa linea. Questa va fatta tipicamente al quarto d'onda, quindi calcoliamo prima l'onda, decidiamo di accordare a 40, velocità del suono 344 diviso la frequenza a cui vogliamo accordare che è 40 uguale al quarto d'onda, vuol dire diviso 4. La linea per essere accordata al quarto d'onda a 40 Hz deve essere lunga 2 metri e 15, ok? Di buona norma l'altoparlante, il woofer, va posizionato a un terzo di questa linea, quindi ricordiamoci 2,15 m, quindi diviso 3, quindi questo tratto, questa linea sulla sinistra del nostro altoparlante deve essere lunga 71 cm, ok? Tasto destro, la sezione dovrebbe essere uguale a quella dell'altoparlante che è di 160, in questo esempio ovviamente, quindi 160 la sezione iniziale che è al 0, la 1 dove termina sempre 160, quindi è dritta, ok? E lunga in questo caso 0,20 20 cm. Abbiamo detto 71, ok? Nel nostro caso FOAM qua va digitati i centimetri quadrati della sezione occupata dal fonoassorbente. Su 160 ne facciamo occupare 50 per dire, poi si può variare, ok? Dicasi lo stesso per questa altro linea o tratto della linea, 160 la sezione, andiamo a correggere, lunga non un metro ma un metro e abbiamo detto 2,15 m, 71 1,40 m, punto 4. FOAM abbiamo detto 50. Ok, andiamo a vedere come termina 160. Questo THT sarà è lo spessore delle tavole, ok? Non ci interessa in questo caso.
lanciamo la simulazione. Voilà, le ci sono fait. Vedete? Mm? Ovviamente si andrà poi, a secondo voglio dire, cosa si vuole realizzare, cosa si cerca, la risposta più adatta, ok? Aggiungo in questa fase solo come si possono modificare i colori del tratto della curva, in questo caso tasto destro sulla voce. mm? Dicasi lo stesso per il riquadro sotto. Ed ecco qua, vedete? Bene. Per oggi mi fermo qua, ok? Se avete dubbi o perplessità fatemi sapere, approfondiamo, così eventualmente sarò più, diciamo, utile, ok? Bene, come dicevo mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!